Un'occasione per ricordare la storia delle donne, per ricordare che ancora oggi purtroppo ci sono molte discriminazioni, molto dolore, molta distanza fra i compiti che si assegnano a un genere o un altro. Mi fa piacere che questa occasione sia stata colta per creare coscienza, perché secondo me questi incontri, questi momenti sono utili per creare consapevolezza, conoscenza e quindi responsabilità. Violenza dentro casa non è possibile, non si può fare. Però la cosa più brutta è che tu quando chiedi aiuto nessuno ti ascolta. E purtroppo è la verità. Anche da parte di amici che tu credevi amici fraterni, ti allontanano. Scusa, tu hai chiesto aiuto? Sì, io ho chiesto aiuto. Tu non hai subito passivamente? No, purtroppo non ho subito passivamente. All'inizio magari sì, perché pensavo, vabbè, succede, sai, litigi, però dagli oggi, dagli domani, non soltanto per me, ma anche per i miei figli, perché sono stati loro, diciamo, lo spunto per dire, mamma, o finiamo o si finisce, perché così non puoi subire. E giustamente, allora vai a chiedere aiuto ad amici, a parenti, e ti chiudono le porte in faccia. Quindi ti isolano? Ti isolano. Ti fanno sentire pure in colpa? Sì, esatto, ti fanno sentire che tu sei la colpevole. E non è bello sentirsi dire, ah ma può darsi, hai fatto qualcosa, non è bello. Allora arrivi al punto di fare la denuncia. E quando fai la denuncia, non è che dici, basta, ho fatto la denuncia, è finita. Ho la protezione, no? Ho la protezione, e invece no. Perché dopo la gente del paese, della città, degli amici tuoi, ma che cosa hai fatto? Non si fa. Quindi hai avuto la forza di reagire per il bene dei tuoi figli? Sì, purtroppo sì. Per la forza loro, anzi, ringraziando Dio, loro mi hanno dato la forza. A dire, mamma, andiamo via e basta. Cioè addirittura che mi ero lasciata andare, e addirittura i miei figli mi dicevano, mamma sei una vecchia. Cioè a 40 anni ti dicono i tuoi figli sei una vecchia, è una bella forte, eh? O reagisci o ti lasci andare. Però se ti lasci andare vai nel... Ti lasci andare, che fai? Isoli i tuoi figli, isoli te stessa, perché dopo alla fine ti lasci morire dentro. Ed è la cosa peggiore. Invece, ringraziando i miei figli, sono presa, sono partita e sono venuta qua a Palermo. Grazie. Proprio hai avuto la forza di dare un taglio netto, dire basta e cambiare, ripartire. Sì, per forza. Perché bisogna ripartire, bisogna ricominciare. Sì, non bisogna isolarsi. Dagli la vinta, perché così era della vinta a loro. E allora che fai? Quindi alla fine sono riuscita a partire. La violenza è il male peggiore di questo mondo, ma ancora di più quello che avviene tra le mura domestiche. È quello di genere, è il culmine di una lunga serie di violenze di cui molte donne sono vittime per anni.
e che il più delle volte sono perpetrate nei loro confronti da parte di partner abusivi, familiari, conoscenti e amici. Nel mio lavoro da medico e soccorritore a Lampedusa ho ascoltato tante storie di donne. Sono stato testimone purtroppo di racconti di violenze atroci, di abusi che le donne, le ragazze e anche le bambine, devo dire, subiscono in questi terribili viaggi alla ricerca di un futuro migliore. Storie crude, di una realtà vera. La voce invisibile di tutte le donne che stanno subendo violenze e che si trovano in situazioni scomode. Lo spettacolo di oggi, e vi ringrazio per averlo messo in scena, è un messaggio ancora più forte. Poche settimane fa, dopo il nostro voto per la ratifica del Trattato di Istanbul contro la violenza di genere sulle donne. Questo è un passo fondamentale, perché ora abbiamo la possibilità concreta di implementare gli strumenti legislativi di contrasto alla violenza di genere che la Convenzione prevede. È importante essere qui oggi e raccontare di tutte le azioni in campo per essere sempre più vicini a chi è vittima di qualsiasi violenza. Violka se ne sta davanti ai vetri con il suo orso di peluche in braccio. Fuori piove, sulla strada le macchine passano lente, schizzando spruzzi di fango. Si sente un clacson che suona ripetutamente. E Chuan, ti è venuto a prendere. Tieni l'impermeabile. Dai, spicciati. Ciao, Violka. Non prendere freddo. Lascia fare a Chuan, lui sa. E scrivi appena puoi. Sei fortunata. Vai in Italia. Sei fortunata. Ciao. Ciao, papà. Neanche una lacrima. Così mi piace. Una coraggiosa signorina che va a conquistare l'Italia. Ho fame. Ora ti vado a prendere un panino. Stai ferma qui. Non ti muovere per nessuna ragione. Vuoi formaggio o prosciutto? Tutti e due. È sporco questo orsacchiotto che tieni in braccio. Buttiamolo a mare. No. Lui viene con me. Come vuoi, come vuoi. Basta che non fai storie. Che deve pensare la gente? Un uomo e una bambina che bisticciano su una nave. Ho detto che siamo padre e figlia. Tu non aprire bocca. Eccoti il panino. Ma che fai? Ti sei tolta le scarpe? Non sei più una bambina selvaggia che gioca in mezzo alla strada. Lo vedremo il Papa. Certo, vedremo il Papa e il Colosseo e la Torre di Pisa e il Duomo di Milano. Sei contenta? Che ci andiamo a fare in Italia? Guadagni un poco di soldi e torni. Ti serviranno per sposarti. E poi dobbiamo rifare il tetto alla casa. Siamo arrivati. Se ti chiedono l'età, devi dire che hai 17 anni, capito? Qui ci sono i documenti nuovi. Il tuo nome è sempre Violka, ma il tuo cognome è cambiato. Mrozek. Ricordalo, Mrozek. E perché? Zitta che siamo arrivati. Ecco, li vedi quei due con la macchina nera? Sono venuti a prenderti. E tu dove vai? È tutto ok. Vai con loro, io torno indietro. Ma perché? Impara a non fare domande inutili, Violka, se non vuoi guai. Un abbraccio. Ciao, ciao. Chuan se ne va. Lei vorrebbe abbracciarlo, ma lui è già sparito. I due la caricano sulla macchina lunga e scura che, sgommando, parte verso la periferia di Roma. Io sono Gabriella. Benvenuta, Violka. Questa è Kate, una tua coetanea. Dividerete la camera. Qui mangiate, qui dormire. Niente telefono, niente uscire, niente finestre, niente parlare con estranei. Capito? Tutto bene, Koptove? Voglio tornare a casa. Ci tornerai quando sarà il momento. Adesso togliti quelle scarpacce e quel vestito miserabile. Tutte e due, anche te, Kate. Ora faremo un bel bagno
con il bagno schiuma. L'avete mai visto il bagno schiuma? È profumato, è soffice, sembra una nuvola. A casa vostra non avete nemmeno la vasca, ci scommetto, vero Kate? Solo un cesso lurido fuori nel cortile, lo so, lo so. I capelli? Lavatevi i capelli con questo shampoo. Non voglio pidocchi in questa casa. Ecco gli asciugamani e questi sono i vestiti nuovi. Ah, se avete fame potete mangiare tutto quello che volete. Avete visto il frigo? Ah, è pieno di ogni ben di Dio. A casa vostra. Neanche per Natale la vedete tutta questa roba. Latte, uova, formaggio, pesche, uva, biscotti. Potete mangiare quello che volete. E se vi manca qualcosa, suonate questo campanello e io arrivo. La porta, però, deve restare chiusa. E così anche la finestra. Perché piange quella? Non fare l'idiota, mangia e dormi tranquilla. Stasera vi verremo a prendere con la macchina e andiamo a ballare. E andiamo a ballare. Hai capito, Kate? Andiamo a ballare. La sera, le due ragazzine, una albanese e una ucraina, dopo essere state lavate, disinfettate, truccate e pettinate, vengono consegnate a due giovanotti ben vestiti. I due le guardano venire giù dalle scale con le gonne al sedere, le gambe velate da calze a rete che sbucano da sotto le mutande trinate, i tacchi alti, il top scintillante e la giacchina di velluto su cui spiccano i riccioli biondi. Io sono Entrate. Un poco di spray per togliervi l'odore di sapone. Ora aspettate qui e siate gentili. I signori pagano bene. Vogliono bambine piccole, ancora vergini e intatte. Tu devi dire che hai 10 anni, Violca. Ti ricordi? 10. 10 come le dita delle due mani. E tu, Kate, ne hai 13. Sei così alta che nessuno ti crederebbe se dicessi che hai 10 anni. Ma a 13 può andare, eh? Oh, i signori non staranno molto. Chiudete gli occhi e pensate ad altro. Non sarà grave. Mai gridare, mai piangere, mai scappare, chiaro? Koptove? E dammi l'orsacchiotto, Violca, non puoi tenerlo. Malik rimane con me. Dammelo, non sei più una bambina. Ai! Adesso graffi pure, eh? Va bene, ho capito. Tienitelo con te. Basta che stai tranquilla e sorridi, su, sorridi. Sono fior di signori, sai, avvocati, ingegneri, dottori e pagano bene. Le due ragazze vengono chiuse a chiave in due stanze vicine. Il letto è coperto da una pelliccia, un grande specchio affumicato, una bajour con le perline, una poltroncina coperta da chintz a fiori. Violca si stringe al suo Malik e canticchia fra sé. Ancora non ha capito dove sta e perché. Si è quasi addormentata quando sente la porta aprirsi. Piano. Un uomo piccolo, vestito di nero, si avvicina in punta di piedi, poi si toglie il cappello e lo posa con delicatezza sulla poltrona. Potrebbe esserci un coniglio in quel cappello. Anzi, mi pare proprio di intravedere una codina bianca. Ma ora l'uomo mi viene addosso e mi soffoca stringendomi la testa contro il petto. Violca vorrebbe gridare, ma sente la voce minacciosa di Ma, la donna dal petto enorme e le mani gigantesche. Mai gridare, mai piangere, mai scappare. Apro gli occhi e vedo che l'uomo ha tirato fuori dai pantaloni una salsiccia bruna. Sei la mia bambina. Quell'uomo all'improvviso diventa furioso. Mi si getta addosso, mi schiaccia col suo corpo e mi scuote come se volesse farmi a pezzi. La tempesta è passata e il nano rimane sdraiato su di lei, gemendo leggermente. Manda un odore di cane bagnato. Violca
Con piccole mosse cerca di scansarlo, ma lui dorme, russa. Solo dopo mezz'ora sembra risvegliarsi da un sonno catalettico e la guarda, sorridendo. Ma come ti hanno conciata, povera bambina, eh? Tieni, questi prendili per te. Non li dare a nessuno. Lo so che ti rubano quei ladri. Io ho pagato per la tua prima volta, ma tu quanto prenderai? Tieni questi 50 euro. Nascondili nel reggipetto, non farli vedere a nessuno. L'uomo le fa un inchino comico e poi se ne va. Violca se ne sta sul letto pensando che il suo corpo è diventato un sasso. Come farà a muoverlo? Solo con un enorme sforzo si lascia scivolare sul pavimento, afferra il suo Malik che trova rovesciato in un angolo, lo tira su, lo spolvera, lo abbraccia. Con lui non si sente veramente sola. La porta si apre bruscamente. La grassa Ma è di fronte a lei, con la mano tesa. Dammi quei soldi. Poiché la bambina non si scompone, la donna si avvicina di più, le spinge una mano nel reggiseno, tira fuori i 50 euro e se li caccia in tasca. Mai rubare, mai tenere soldi per sé, se no botte. A me non nascondi niente, capito? Niente. Kuptove? Non riesco a dormire. Forse sono già morta e il mio corpo e la mia mente stanno diventando parte di un infinito paesaggio roccioso. Ma qualcosa mi riporta alla vita. È il pianto insistito di Kate. Mi tappo le orecchie con le mani e sprofondo in un gelido sonno minerale. Terre Pugliesi, 2004. Una ragazza, Carmelina, dal carattere schietto, vive in famiglia con una madre talmente occupata a guadagnare per i 4 figli da non avere il tempo di pensare alla loro educazione. Il marito è morto cadendo da un'impalcatura mentre faceva il suo lavoro di muratore. È successo 5 anni fa. Rosario, c'è qui uno che ti cerca. Non ci sono per nessuno. Ma se ti ha visto? Dai, come faccio a dirgli che non ci sei? Se lo fai entrare ti spacco la faccia. Io glielo dico, ma quello mi prenderà per scema. Non ci sono, ti dico, non ci sono, punto e basta. Ho capito. Mio fratello non c'è. È uscito presto e ancora non si è visto. Tu fammi entrare, che ci penso io. Non c'è, ti dico, non c'è. Ma levati di torno, cretina. Ora mi spacca la faccia. La spacco io a lui, vallo a chiamare, tanto non scappa. Come ti chiami? Lui lo sa, digli ti aspetta Cosimo. E non fare il coniglio, tanto non scappi. Vado. Ma che vuoi da lui? Non sono cose che ti riguardano. Accidenti. Ma ti sei fatta proprio una bella guagliona, Carmelì. Io non ti conosco. Io sì. Ti tenevo d'occhio quando uscivi con tuo fratello, quando andavi a consegnare la merce con tua madre. Sei cresciuta bene. Eri uno scorfaniello e ora guarda qui. Io non ti conosco. Vai a dire a Rosario tuo che qui lo aspetto e non mi muovo. Rosario, ha detto il tuo amico Cosimo che ti aspetta, che non scappi, che non devi fare il coniglio. Anzi no, che devi fare il coniglio. Ti avevo detto di non farlo entrare, cretina. Idiota, delinquente. Lasciala stare, non me la sciupare. Lo so che sei lì. Vieni avanti, strunzo. Stavo dormendo. Stavi dormendo.
e incarichi la sorellina di dire che non ci sei. Vieni qui, bastardo. Ci venivo io da te, lo so quello che ti devo, ma stasera, il patto era stasera. Stasera un cazzo. Li trovo. Tu dammi in tempo che io li trovo. Ma dove credi di trovarli i soldi se non ce li hai? Dove? Sui rami, come Pinocchio? Li trovo, entro stasera li trovo. Non mi incanti più, caro Rosario, me li dai subito o t'ammazzo, scegli. Ora non ce li ho, stasera. Allora t'ammazzo. Beh, aspetta. Non siamo sempre stati amici? Amici un corno. Io giuro su mia sorella che entro le 8 te li trovo e te li do. Sono mesi che ti corro appresso, brutto bastardo. Stasera, giuro. Ora. Ma non ce li ho ora. Vabbè, ma un modo ci sarebbe per darmi perlomeno l'anticipo. E cioè? Tua sorella Carmelina quanti anni ha? Mia sorella lasciala stare. Ha solo 13 anni. È proprio per quello che mi piace. Chiamala. Carmelì, vieni qua. Che vuoi? Ecco, ti volevo presentare a Cosimo, un mio amico. Ti sei fatta una bella guagliona veramente. L'hai già detto. Una bambina, lasciala stare, che stasera ti trovi i soldi. È vergine? Ma che c'entra adesso? Certo che è vergine, non esce mai senza di me. Sei fortunato. Il prezzo si alza. Sì, ma... Quanto mi devi? 2000? E lei la vogliamo calcolare 1500? Mi dovrai sempre 500. Ah, senti, aspetta. No, non aspetto niente. O me la vendi a 1500 o me la prendo gratis. Aspetta un momento. Me la prendo gratis? Se la prendo gratis mi devi lo stesso 2000, se me la vendi mi devi 1500. Però mi devi aiutare. Aiutare come? La devi legare e imbavagliare. Non la vedo come una che sta lì buona. Carmelina, vieni qua. Che vuoi? Vieni, ti dico. Che c'è? Cosimo ti voleva fare una proposta, Carmelina. Ma tu... Sì, una bella proposta. Ma che volete? Vieni più vicina. Ma che volete? Sta zitta! Rosario! Mamma! E tu chi sei? Non sei la figlia di Maria, la sarta? Quella che c'è morto il marito caduto dall'impalcatura? Sì, sono io. E che ti ha conciata in questo modo? Mi cucite questa ferita sulla testa, per favore? Sì, ora te la medico. Ma ti cola il sangue sulle gambe. Oddio, ma sei tutta coperta di lividi. Ma che è successo? Prima mi cucite la ferita e poi mi fate la visita, perché dovete scriverlo sulla carta che quello mi ha violentato. Ma quello chi? Mio fratello Rosario mi teneva e quello mi ha violentato dentro casa mia un'ora fa. E dovevi andare alla polizia, non venire qui al pronto soccorso. Voi fatemi la carta che poi ci vado alla polizia. È cocciuta come tua madre. Vediamo un po' sta testa dura. Ma qui ci vogliono una decina di punti. Fate presto, per favore. E sto cercando l'anestetico. Non me ne frega niente dell'anestetico. Cucite in fretta che devo andare. E allora dovevi andare da tua madre, la sarta. Qui siamo in ospedale, non in sartoria. Oddio. Ma che mi sto ad arrabbiare. Ma quanti anni hai? 13. Vieni qua, stupida, che ora ti medico e poi ti accompagno alla polizia. Io ti conosco da quando avevi 6 anni. Non eri tu che mi portavi le lenzuola rammendate di tua madre? Eri alta così, a stento ti reggevi in piedi. Dai, facciamo presto che poi vengo a testimoniare con te.
mio nome è Juliette. Abito in Avenue Montaigne, a Beauville, in Belgio. Quando mi portarono al pronto soccorso con la testa spaccata e 2 denti rotti, dissi che ero caduta per le scale. Juliette non osava raccontare ai suoi familiari che l'uomo che aveva sposato contro il parere di tutti la picchiasse. Ci siamo conosciuti nell'ottobre del 2000. Fin dal principio era molto geloso e voleva sempre sapere dov'ero e con chi. Nel marzo del 2001 cominciarono le violenze fisiche. Alla fine di novembre mi picchiò talmente che fui ricoverata in ospedale. Mi decisi ad andare alla polizia, nonostante lui mi giurasse che non avrebbe mai più bevuto e mai più mi avrebbe picchiata. E invece, una sera è tornato stanco e affaticato, ha preso a cercare la bottiglia. Era quasi comico, in mutande e canottiera, che frugava per tutta la casa, cercando qualcosa che lui stesso aveva nascosto. Mi capita di bere, signor commissario, lo ammetto, ma non mi ubriaco mai veramente, rimango lucido. È lei che mi provoca. Mi dice che non valgo niente, che sono un maiale, io mi arrabbio e la picchio. Ma esagera, fa i drammi. Io certe volte mi faccio molto più male. Male come? C'è qualcuno che la picchia? Beh, quando attacco briga coi ragazzi del bar. A volte ce li diamo di santa ragione. L'altro mese mi hanno spaccato il setto nasale, ma non ho fatto tante tragedie. Mia moglie, anche per un graffio da nulla, va alla polizia. È nel suo diritto. E allora se pensa a quando avevo 5 anni, che mio padre si sfilava la cintura e mi frustava sulle gambe finché non sanguinavano, io non fiatavo. Suo padre la picchiava? Ogni giorno, sì. Qualche volta sa che faceva? Si puntava la pistola in testa e mi diceva sparo? Io gridavo no papà ti prego no e lui rideva, diceva c'è una pallottola in canna, sparo? No, gridavo e lui ridendo premeva il grilletto. Hai visto? Diceva, è andata bene. Ora proviamo con te. Mi puntava la pistola contro la tempia e contava 1, 2, 3, sparo! Vada a casa. Ma la prossima volta che picchia sua moglie andrà dritto in galera. Sono l'avvocato Marie Bonnard. Mi occupo di donne picchiate. Tutte le ricerche concordano nel dire che 1 donna su 3 ha subito qualche forma di violenza all'interno della famiglia. Juliette è un caso curioso. Passa dalla sicurezza della denuncia alla paura e alla ritrattazione. Già 2 volte mi ha fatto ritirare la denuncia contro il suo uomo, Pierre Dideux. Mi dispiace per lui. Mi fa pena, gli voglio bene. Al dottore del pronto soccorso ho detto che ero caduta in cucina battendo contro lo spigolo della stufa. L'avvocato Marie Bonnard mi parla con molta dolcezza, dice che non posso continuamente ritirare le denunce. Ma Pierre mi fa tenerezza. Quando è dolce è molto dolce, solo quando beve diventa violento. E io l'ho convinto a non bere più. Me l'ha promesso. Ho avuto un figlio senza essere sposata. Lui mi aveva promesso il matrimonio, ma poi ho scoperto che aveva già una moglie. Ascolta, è la tua mamma che ti parla. Ora noi dovremo separarci. Non avrai più un seno per quanto magro da succhiare. Non avrai 2 braccia per quanto deboli che ti sorreggano e ti consolino. Sarai sola, bambina mia, sola nel mondo che ti indicherà con disprezzo, come la madre e la figlia di una madre lapidata. Non ti perdere d'animo, vai avanti a testa alta, la vita è piena di cose buone. Come il sapore del mango la mattina appena alzata, quando le gocce d'acqua coprono ancora le foglie della magnolia vicino casa.
come l'odore del fumo di sandalo quando accendi il fuoco e prepari il pranzo per la famiglia, come il canto del gufo nella notte insonne quando aspetterai tuo marito che torna dalle sue fatiche, come camminare a piedi nudi nel bosco appena sveglio, portandoti dietro il tuo magro e derelitto cane che sarà il solo a volerti bene per quello che sei, come il fruscio del vestito steso al sole in una mattina di vento. Abbi cura di te, bambina. Tua madre ti sarà vicina. La legge del suo paese vieta la lapidazione, ma da ultimo i religiosi hanno imposto le loro regole che si riferiscono direttamente a Dio e sono più forti di qualsiasi Stato. Amina è stata condannata alla lapidazione nonostante il parere contrario dei giudici civili. Quelli religiosi l'hanno già condannata. Solo una grande sollevazione mondiale può salvarla, solo un tam tam internazionale che metta in discussione l'immagine del suo paese. Allora, ecco, Passi affrettati invece è un testo che tu hai scritto, sono 7 storie molto particolari, tra l'altro vere. Verissime, perché sono venute fuori da Amnesty International e io ho chiesto di darmi delle testimonianze e loro mi hanno messo a disposizione una valanga di storie vere che io ho cercato di elaborare un po', perché erano semplicemente delle notizie. Certo. Sai, dalla notizia passare... giornalistica, diciamo sì, così, ecco, invece... E invece la narrazione ha questa capacità di rendere visibile ciò che non è visibile dal punto di vista della convenzione, cioè entra dentro i particolari, i dettagli sono quelli che rendono una storia emozionante. Questo è il punto. Quindi infatti ho cercato proprio di rendere attraverso un viaggio dentro queste storie e ho cercato, adesso qui se ne erano solo alcune, sì, ma sono anche di più, e ho cercato di passare proprio da c'è l'America, c'è l'Asia, c'è l'Africa, c'è l'Italia, c'è un po', ho cercato di fare un giro, far capire che la questione della violenza è a 360 gradi, purtroppo. È internazionale, diciamo, ecco, in certi paesi anche molto di più. Per esempio, in Messico ci sono addirittura 10 donne morte al giorno che vengono ammazzate. Quindi, storie incredibili, mostruose. Quindi già sembra che da noi le cose vadano meglio. Purtroppo non è un fatto di genere, è un fatto di cultura. È molto sbagliato credere di fare una guerra tra i sessi, che è sempre sbagliatissimo. È una guerra fra culture, cioè se un uomo si identifica con la cultura del possesso e ogni azione che metta in discussione il suo possesso gli sembra un'offesa, un'umiliazione al suo senso di virilità. S'apriò lo cielo e che fosse nento mare, o Signore nostra grazia non la vosi regalare. Cori mio, che avesse a fare in sta terra per trovare una casozza onde stare, per poter riposare in oro lo cuore che veni domare, picchiato per mano dal cielo e le stregge, in oro sto cuore che piange lontano, volesse l'amore e l'amore non c'è, in oro lo cuore che veni domare, picchiato per mano dal cielo e le stregge, in oro sto cuore che piange lontano, volesse l'amore e l'amore non c'è. Lavi mari, miei pensieri,
Calabria bella nonno di me ossa, lavo sole, chi sta vita mi dicesse lo Signore. E quando penso a me gente, io cuore di me madre, vedo tutto lo dolore di uomini sfruttate. S'apriò lo cielo a che fosse nento mare, oh Signore nostra grazia si lebbe a scordare in oro lo cuore che veni do mare, picchiato per mano do cielo e le stregge di oro sto cuore che piangi più forte volesse sta vita avere una sorte in oro lo cuore che veni do mare, picchiato per mano do cielo e le stregge di oro sto cuore che piangi più forte volesse sta vita avere una sorte.
E allora, il brano che ascolterete fra poco, adesso, letto da Consuelo Lupo, è tratto da una testimonianza di una signora che è qui presente stasera insieme a noi e che ha voluto condividere con tutti noi questa dolorosissima esperienza vissuta in prima persona dalla signora. Suona il campanello. Vado all'ingresso. Guardo attraverso la vetrata, il volto è conosciuto. Che vorrà a quest'ora? Che problema avrà? Titubante, apro quel maledetto portone. Lo apro perché è mio dovere, il mio lavoro alla guardia medica me lo impone. E il dopo è rapido. Do le spalle per preparare l'iniezione. Un lampo, una saetta, una stretta alle spalle e all'improvviso ha inizio il mio incubo. Mentre accade, la mente va alle persone che amo, che tranquille stanno dormendo un sonno sereno in quella casa che è la mia casa, il mio nido, un po' in penombra perché di notte alle mie figlie il buio, pur nella sicura serenità della casa, fa paura. E invece il buio che fa davvero paura è il buio assoluto, quello dell'anima, della mortificazione, dell'umiliazione. Qui, alla guardia medica, dove i neon invadono ogni angolo con la loro luce fredda, sinistra, abbagliante. La luce dell'alba mi appare meravigliosa. Attraverso le finestre, i vetri opachi della stanza d'ospedale, sono stanca, ammaccata, dolorante, provata. Stento a credere che tutto quello che è accaduto l'abbia davvero vissuto io. No, Serafina, non è stato un film, non è il frutto di un sonno agitato, è accaduto veramente ed è accaduto a te. Ma com'è
possono le donne, e sono tante, troppe nel mondo, subire ogni giorno, ogni notte, sempre tutto questo, tutto quello che ho subito io, e sopportare, colpevolizzarsi addirittura, e magari dopo l'ennesima aggressione perdonare i propri aguzzini per paura, per angoscia, per amore. Ma quale amore? Si deve fare qualcosa. La si deve fare subito. Se non vogliamo soccombere, se vogliamo salvarci, dobbiamo dare scacco al re. Scacco al re. È vero, la gente purtroppo ti può abbandonare, però mica ti devi fermare là. Devi avere la forza di reagire, perché è la cosa più importante. Devi reagire, perché sennò l'hai vinta lui, alla società, perché è così. È la società che purtroppo va aiutata, ma devono, io penso che la società deve pure capire come reagire, non chiudere gli occhi, mettere la benda, oppure girarsi dall'altra parte. Non è bello. Purtroppo è così. La società fa schifo. Bisogna... In questo, il fatto che tu non avevi un lavoro quando sei andata via di casa, l'hai visto come un freno? No. Cioè il fatto che molte donne dicano io qui comunque ho un tetto, se io dovessi andare via come faccio con i miei figli, non ho un lavoro, non ho questo. Guarda, io là quell'epoca, quando è successo, ho venduto casa, quindi anche per poco, però l'ho venduta. Sono venuta qui e sì, sono stata un po' da parenti, però non mi ha fermato. Perché è vero, tu dici non c'hai soldi, dove vai, dove ti trovi? Un posto lo trovi. Un posto lo trovi. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 16 anni e a una festa ho conosciuto uno che è un incrocio tra Johnny Depp e l'operaio che ha fatto il controsoffitto a casa mia. Ma poi è così alto, mi piace un sacco. Mi chiamo Giorgio, ho 18 anni e mi piacciono le ragazze, infatti ho l'ormone a palla. Con i miei amici andiamo a ballare, ci divertiamo, beviamo poco. Puntualmente poi però torniamo a casa tardi e vomitiamo. Ma mio padre mi fa da gastroprotettore, mi dà un ceffone e passa tutto. Ciao, piacere, sono Giorgio. Valentina. Mamma mia, quanto sei carina! Grazie. Scusa. Ma perché ti sei messo tutto sto profumo? Perché? Si sente? Assai. Perché io attraverso il mio profumo voglio comunicare che sono un uomo, che non deve chiedere nulla. Ah, quindi di uscire te lo devo chiedere io? Sarebbe meglio. Andiamo bene. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Con Giorgio ci siamo fidanzati. Da lontano mi ricorda Alessandro Gassman, poi da vicino Rocco Papaleo. Insomma, sono meglio io, però a me piace il suo carattere forte, misterioso, a volte cupo, e mi piace assai. Mi piace più delle altre. Quando mi bacia divento paonazzo, mi sudano le mani e io divento pazzo, perché io la amo, io la voglio e la vorrò sempre con me. Glielo dirò, anzi, le chiederò di sposarmi, sì. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Mi ha chiesto di sposarlo. A momenti casco dalla sedia. Che poi mi sento come Julia Roberts e lui Richard Gere. L'abito bianco con il velo, gli anelli con i nostri nomi, il viaggio di nozze, Amore, io mica lo sapevo che per il matrimonio partissero tutti sti soldi. Amore, cioè, devo invitare zii, cugini, parenti, persone che manco conosci, che non vedi mai, ora t'abbracci, gli paghi pure il pranzo. Dovrò invitare anche gli amici, cioè,
almeno quelli più stretti, pure a patatone, che è quanto un berone. Amore. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Però la vita di coppia me la pensavo diversa. Cioè, lui mi vuole tanto bene, però è sempre più geloso. Mi arriva un messaggio, mi prende il telefono, vuole sapere chi è. Che per carità, se è geloso vuol dire che ci tiene e a me fa pure piacere. Però non lo so, mi sembra tutto un po' troppo, ecco. Ora quella si è messa in testa che deve pure lavorare, ma che bisogno c'è? A lavorare ci vado io. Lei sta tutto il giorno fuori. Io mica mi sono sposato con una hostess, con una che non c'è mai. Io la voglio qui. La voglio qui con me. A me fare la commessa piace. Al negozio con le ragazze ci ammazziamo dalle risate. Ieri abbiamo perso tempo con una cliente grassa che non le stava niente. E infatti noi 3 ore a cercare qualcosa che le stesse bene. Poi parlando abbiamo scoperto che lei era la sorella di Patatoni. E infatti era quanto a Patatoni. Purtroppo poi com'è, come non è, sono arrivata a casa alle 9. Appena aperto la porta l'ho dato un bel ceffone. Ma l'hai capito che sono le 9, io devo cenare? Te la devi fare passare la voglia di fare la spiritosa, di fare come ti pare. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ma era nervoso, è il suo carattere. Magari me la sono cercata, sì, è solo colpa mia. Che poi mi ha chiesto scusa, mi ha regalato un mazzo di rose così e mi ha promesso che non lo rifà più. Certo che con quelle manone ogni volta mi fa vedere le stelle. Comunque il lavoro ora l'ho lasciato, così lui non si dispiace. Tu forse ancora non l'hai capito che sei mia. Sei mia! E devi fare quello che ti dico io. Vedi di mettertelo bene in testa, altrimenti non lo so come va a finire. Mio marito mi mette le mani addosso abitualmente. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone, anche se lo faccio per lui. La mattina spero non si svegli storto, se no poi la giornata va male, la sera sono dolori. E io non me l'ero immaginato così. Mi chiamo... manco me lo ricordo più come mi chiamo. La stronza un giorno è andata dalle guardie. Dice che la prendo a legnate, che le faccio male, che le faccio addirittura la violenza psicologica. I lividi, i bozzi, se li è fatti da sola. È lei che sta in torto, è lei che mi ha ingannato. Io pensavo di sposare una brava ragazza, non una che c'ha i grilli per la testa. Non è colpa tua. Così mi hanno detto. Non è colpa tua. Mi hanno detto così. Te la sei cercata. Non è colpa mia. Quando torniamo a casa te lo faccio capire a calci. Non è colpa mia, non è colpa mia. Dove stai? Dove stai? Dove cazzo stai? Dove stai? Io forse ho sbagliato a sognare Candy Candy e Julia Roberts. Ma non ho sbagliato quel giorno ad andarmene via. Amore? Amore! Non è colpa mia. Non è colpa mia. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore.
che questi passi delicati e violenti al tempo stesso ci impediscano di dimenticare, ci riscuotano dall'indifferenza, ci permettano di udire anche la voce di chi grida nel deserto. C'è necessità sempre di fare questo, di gridare, Io direi di sì. Ecco. Ma più che gridare, di fare capire, cioè di fare entrare, di suscitare l'emozione, perché tutti abbiamo una capacità di empatia, no? Qualche volta la mettiamo a dormire, però l'empatia vuol dire l'immaginazione che immagina cos'è la vita di una persona, per esempio, che deve subire la prostituzione in stato di schiavitù. Questo bisogna sviluppare l'immaginazione. Il denaro serve proprio perché molte donne non riescono ad abbandonare la propria casa perché come si mantengono, come fanno, diventa difficoltoso, è una trappola mortale. Il fatto che poi l'andarsene da casa spesso costituisce un grossissimo problema per i figli, per lei, perché non c'è dove andare. Vogliamo ringraziare tantissimo anche Francesca Donato, sempre del Parlamento europeo, ho detto infatti che purtroppo per problemi istituzionali non può essere qui con noi, ma che appunto porge a tutti quanti un caro saluto e soprattutto l'impegno della comunità europea tutta, a cominciare da Ursula von der Leyen, di essere vicini in maniera operativa alle donne vittime di violenza. Questo momento di firma del Trattato di Istanbul è una cosa eccezionale. Lo voglio sottolineare a nome di tutti quelli che ci hanno lavorato, perché porterà ancora più vicino in maniera operativa aiuto alle donne vittime di violenza, protezione, aumento delle tutele legali non solo per le violenze fisiche ma anche per le violenze verbali e tutto quanto che ancora adesso non è stato tutelato legalmente. Questo è importantissimo. E poi un'altra cosa carina che noi abbiamo già fatto, ragazzi miei, le politiche integrate, cioè noi siamo qua, io ringrazio veramente questi ragazzi eccezionali, noi siamo i moschettieri della regina, stiamo cercando di lavorare tutti insieme in rete, questa è la cosa bella, io ringrazio veramente loro perché hanno fatto cose straordinarie. Veramente straordinarie. Lui è l'ideatore, quindi a lui il passo. Allora, io torno un attimo indietro. Se non fosse stata per Dacia che mi ha incoraggiato fin dall'inizio su questo progetto, tutto questo non sarebbe nato. Quindi il primo ringraziamento va a Dacia, di cui mi vanto di essere amico e qui voglio bene. È stata lei ad incoraggiarci, ha detto io vi aiuto, dite di cosa avete bisogno, io sono qua, vi aiuto. Quindi è stata sempre presente nelle chat, abbiamo fatto delle video, perché chiaramente ormai la tecnologia ci aiuta, quindi siamo stati sempre in contatto, poverina con tanta pazienza perché abbiamo sempre disturbata in ogni orario, però è stata veramente in prima linea in assoluto, quindi senza di lei tutto questo non sarebbe mai avvenuto. E poi un applauso particolare a Sergio Vespertino che è stato meraviglioso, meraviglioso. È stato lui che ha organizzato tutto lo spettacolo dall'inizio alla fine, si è speso. Ovviamente i due paladini che sono qua, senza di loro sono stati veramente grandiosi. Della Vita Onlus Associazione, anche tu come... Avete già detto tutto, non è che mi rimanga molto da dire. Però è vero, abbiamo detto tanto, continuiamo a dire, penso che sia arrivato il momento di fare, di smetterla di parlare perché veramente continuiamo a ripeterlo, c'è bisogno di fatti concreti. Noi abbiamo fatto il primo passo, io confido veramente che il messaggio sia arrivato a tutti voi e che ci diate una mano ad essere voi a vostra volta testimoni delle testimonianze vere che abbiamo ascoltato qua sul palco, perché ci tengo a sottolinearlo, quella che avete visto è vita vissuta. Non è una scenografia teatrale o cinematografica, quindi veramente il mio augurio è che il messaggio sia arrivato a ognuno di voi e che ci aiutiate ad essere testimoni. Forza, coraggio, la speranza è la cosa più importante.
perché se ti perdi la speranza, perdi tutto. Prima o poi troverai quella persona che ti dice: oh, sta ragazza mi ha chiesto aiuto, che faccio? Aiutiamola. Quindi se non ti alzi tu, nessuno ti alza. Quindi è così. Grazie. No, grazie a te.